Ciao a tutti e benvenuti se questa è la prima volta che capitate sul mio canale o bentornati. In questa lezione parleremo dei verbi imparare, apprendere e studiare. Vedremo come li utilizziamo e quali sono le differenze, così da non confondervi. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente, premendo sulle impostazioni in basso a destra, sulla rotellina, e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Allora, partiamo con imparare. Imparare significa acquisire conoscenze o capacità o cognizioni tramite lo studio o l'esercizio. Per esempio, possiamo dire imparare una lingua, oppure imparare la filosofia, oppure imparare una poesia a memoria, oppure imparare a leggere. Secondo significato poi di imparare è anche acquisire comportamenti attraverso l'esperienza, specialmente qui quando diciamo questo comportamento che stiamo acquisendo, che stiamo imparando, diciamo tramite l'esperienza, abbiamo la preposizione a. Vediamo per esempio imparare a comportarsi bene, imparare a comportarsi bene, oppure imparare ad andare in bicicletta, oppure imparare a fare le spaccate. Quindi quando un comportamento che stiamo imparando, allora molto spesso vediamo qui la preposizione a, d'accordo? Volevo poi menzionare un'espressione molto comune che utilizza il verbo imparare ed è così impari. Così impari viene utilizzato come ammonimento, come rimprovero anche, una formula così di rimprovero, di ammonimento verso una persona che sta pagando le conseguenze di un proprio errore. Quindi, per esempio, così impari a prestare i soldi a chi conosci a malapena. Quindi vuol dire che in questo caso la persona sta pagando le conseguenze del fatto che ha prestato soldi a chi non conosceva in realtà molto e la persona a cui sono stati prestati questi soldi non li ha restituiti, d'accordo? Quindi questa persona sta pagando, la persona che ha prestato i soldi sta pagando le conseguenze del proprio errore e noi diciamo così impari, quindi magari la prossima volta non li presterai più questi soldi, ok? E poi abbiamo il verbo apprendere. Il verbo apprendere in realtà è un sinonimo del verbo imparare, ma è utilizzato in un contesto più formale. Lo si vede molto di più utilizzato nello scritto e anche in un contesto professionale. Per esempio lo si sente utilizzare a scuola, magari tra due insegnanti che parlano del percorso di apprendimento degli alunni, ok? Qui si dice proprio, si parla di apprendimento tanto a scuola, ok? E apprendere si utilizza leggermente di più anche se parliamo dell'apprendimento di un mestiere o di una professione. E poi ha anche un secondo significato che il verbo imparare non ha, quindi si utilizza come secondo significato il venire a conoscenza di una notizia, il venire a conoscenza di qualcosa. Quindi il verbo imparare, al contrario, non lo utilizziamo con questo significato. Per esempio, ho appena appreso che Luigi è stato bocciato, vale a dire che sono appena venuta a conoscenza del fatto, della notizia che Luigi è stato bocciato. E infine abbiamo il verbo studiare, che è l'azione necessaria per imparare qualcosa, è l'atto con cui una persona cerca di imparare un concetto o dei concetti e se riesce a capirne il significato e se li ricorda, allora diciamo che la persona ha anche imparato, altrimenti non ha imparato. Quindi il fatto è che l'obiettivo dello studio è quello di imparare qualcosa, ma non sempre si riesce, non sempre è un successo, quindi si può studiare tanto, ma magari non si impara niente, d'accordo? Oppure si studia tanto e poi anche si impara. Quindi c'è questa nozione, il fatto che l'attività è l'azione che è necessaria per imparare qualcosa e spesso
Spesso si intende quando una persona studia che ci passa diverso tempo, studia sui libri, studia su degli appunti, d'accordo? C'è questa nozione anche di tempo che deve trascorrere nello studio e in cui poniamo la nostra attenzione su questi libri, su questi appunti, proprio con lo scopo di imparare, ok? Quindi, per esempio, possiamo dire se studi solo la grammatica non imparerai mai una lingua, vedete qui? Oppure possiamo dire se studi la grammatica, il vocabolario, se ti concentri sull'ascolto oppure sulla lettura, quindi uno studio globale, diciamo, molto comprensivo, allora imparerai la lingua, ok? E volevo darvi un paio di esempi in cui vediamo lo studiare rispetto al verbo imparare, giusto per rendervi un po' più chiari. Allora, per esempio, possiamo dire oggi ho studiato 10 parole nuove di italiano. Quindi vale a dire che ho preso il libro, le ho lette tutte queste parole, una per una, magari diverse volte, però qui non è chiaro in realtà se le abbiamo davvero imparate. Quindi quando diciamo ho studiato, va bene, abbiamo insomma posto la nostra attenzione su queste parole, ci abbiamo provato e non si sa però se ce le ricordiamo. Se invece dico oggi ho imparato 10 parole nuove di italiano, vuol dire che ne ho capito il significato, me le ricordo ancora, quindi come dire, possibilmente le ho studiate anche, ma le ho imparate, quindi me le ricordo, quindi c'è una bella differenza, ok? E niente, questo allora conclude la nostra lezione per oggi, spero che vi sia piaciuta, spero che sia tutto chiaro, fatemi sapere com'è andata e scrivetemi nei commenti se avete delle domande e così vi risponderò lì. E se il video vi è piaciuto mettete un like così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto e considerate iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!